Ehi là, direttamente dai Game Awards in tarda notte, Tiranno Matto qui con un'enorme novità per voi. Bando alle ciance e dritto al sodo. Finalmente è realtà, Total War sbarca nel tetro ed oscuro futuro del 41esimo millennio. Non era poi così inaspettato, noi fan di Total War e di Warhammer già avevamo capito che sarebbe arrivato. La domanda era in che forma e quando. Purtroppo all'ultima domanda non abbiamo ancora una risposta. C'è stato presentato da David Harbour, che magari conoscete per Stranger Things e per tutta la sua carriera d'attore, ciò che la Creative Assembly aveva rinviato dallo showcase del suo 25esimo anniversario. Qualcuno di noi si sarebbe aspettato Henry Cavill, ma c'è ancora spazio perché non sono stati annunciati i Custodes. Bensì c'è stato presentato un trailer e confermato già anche sulla pagina di Steam che saranno 4 le fazioni giocabili all'inizio della nostra avventura su Warhammer 40.000 Total War. Potremo giocare gli Space Marines, gli Orchi, l'Astra Militarum, i soldati dell'imperatore, e gli Eldari, gli elfi spaziali. Se siete acerbi della saga Total War non disperate, ci saranno tantissimi anni di contenuti a pagamento e gratuiti dinanzi a noi una volta che il gioco verrà rilasciato. Vedremo sicuramente tantissime fazioni già esistenti nel setting, dai Tiranidi alle sorelle guerriere, ai Necron, al Chaos in tutte le sue forme, fino ad altri Xeno. L'universo futuristico ma anche cupo della Games Workshop è gargantuesco. Ne vedremo davvero delle belle. Parliamo però di quello che già sappiamo. C'è stato mostrato sia un trailer cinematico, sia del gameplay in pre-alpha. Non temete, non sarà una copia di Dawn of War 4. La scala è finalmente galattica. Ci viene mostrata la mappa interplanetaria e soprattutto ci vengono mostrate le grandi navi spaziali. Speriamo di avere un mix questa volta di combattimenti tattici sia sui pianeti sia nello spazio. Magari non con la complessità di Battlefleet Gothic Armada, ma con una formula che ci è più congeniale. Ciò che può perplimere i più, come il sottoscritto, è la trasposizione dei combattimenti in tempo reale sui pianeti tra le unità. Badate bene che tutto ciò che ci hanno mostrato potrebbe subire ancora dei cambiamenti, che spero siano dipendenti anche dal feedback della community. L'interfaccia è molto diversa da quella classica dei Total War e sono rimasto sorpreso perché mi aspettavo magari un reskin di quella che abbiamo già visto in Total War Warhammer Fantasy. Invece no, è più moderna, più tattica. È come se fossimo in un gruppo di comando seduto da qualche parte ad osservare la battaglia dando ordini, il che è abbastanza rievocativo, lo concedo. Potrebbe aiutare l'immersione, ma al contempo potrebbe destare qualche sospetto nei fan più accaniti del franchise Total War. Sono stati confermati comunque anche i veicoli di terra oltre le astronavi e già abbiamo visto una grande varietà di unità, ma cosa molto importante, ci è stata presentata la possibilità di personalizzare i nostri eserciti. Come questo possa essere trasposto anche nella scelta della fazione è tutto un altro paio di maniche, ma nel caso in cui potessimo personalizzare non solo a livello estetico ma anche pratico le nostre unità come nel gioco da tavolo, consentendo magari una varietà di armature ai nostri personaggi, una varietà di armi ed equipaggiamenti, di stratagemmi disponibili come l'attacco in profondità detto Deep Strike che ci è stato mostrato al volissimo, sono sicuro che potrebbero rivoluzionare con il nuovo engine Warcore tutto ciò che è stato Total War finora, portandolo finalmente nel grande orizzonte degli scontri a fuoco moderni, anzi diciamo pure futuristici, per non farci mancare proprio il sapore dell'oscuro tetro futuro del 41esimo millennio. Hanno anche confermato la presenza di bombardamenti orbitali fino agli Exterminatus, dunque la cancellazione completa di un pianeta nemico. Ovviamente non sappiamo ancora molto sulle dinamiche di campagna e purtroppo non abbiamo visto granché in azione né nel combattimento di terra né in quello spaziale, però sono stati confermati e a me tanto basta. L'ambientazione è confermata essere quella dell'era Indomitus, proprio durante le grandi crociate del ritornato primarca Roboute Guilliman degli Ultramarine. Non a caso vediamo principalmente Ultramarine nelle cinematiche ed abbiamo anche il ritratto di Marneus Calgar, il maestro capitolare degli Ultramarine, in alto a sinistra nella mappa strategica. Insieme a lui anche tantissimi pulsanti e 2 risorse, il denaro e quello che suppongo essere per gli Space Marine i numeri di elementi disponibili del capitolo,
Vi ricordo che gli Space Marine sono divisi in capitoli di massimo 1000 elementi. Chissà come adatteranno tutta questa lore al sistema di gioco. Non voglio fare supposizioni o tirarla per le lunghe con i dettagli, anche perché questa versione del gioco che ci è stata mostrata sicuramente cambierà. Troverete sicuramente tantissimi altri contenuti su YouTube riguardo a indiscrezioni, teorie e varie riflessioni su quel poco che abbiamo visto. Io, nel rispetto del vostro tempo, invece la termino qui. Ma voi cosa ne pensate? Lasciatemi un commento magari. Nel tetro e oscuro futuro del 41esimo millennio c'è soltanto guerra totale. Grazie per aver cliccato sul teschio del tiranno, ma rimanete con me perché vi lascio il trailer a disposizione se non lo avete già recuperato, perché questo è quanto. Fatemi sapere se siete in hype come me per Warhammer 40.000 e buona visione. In the grim darkness of the far future, every soul's survival hangs by a thread. Mankind is beset by endless tides of aliens, traitors, and demons. Across countless worlds, battles rage. Lead your armies. Conquer worlds. Fight on as the galaxy burns. For there is no peace amongst the stars. There is only war.